Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche predestinate per il mese di settembre 2024. Abbiamo la carta del mago, amici della Vergine. Periodo di nuovi inizi, periodo di manifestazione, periodo di azione, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche l'indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di approfondimento sulle figure reali che si terrà a settembre 2024. Comunque voi per ogni cosa potete contattarmi via mail oppure guardate in descrizione trovate tutti i link. Bene. Andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Abbiamo la carta dell'eremita, la stella, un cavaliere di spade, abbiamo un fante di pentacoli, un 5 di coppe, un 6 di bastoni, un re di spade e la temperanza. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta e vi darò come dei messaggi spot, quello che arriva, e poi farò le varie casistiche, quindi single, non single, relazioni difficili, lavoro, soldi, tutto, ok? Allora, devo dire che lo sento come un mese di rivalutazione. Partiamo da questo eremita, qui ci potrebbe essere o una sensazione di solitudine o una volontà di isolarsi da una situazione, da una relazione, semplicemente dal mondo, per fare come una rivalutazione personale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Nove di coppe, 9 di pentacoli, morte e 10 di bastoni. Ho come la sensazione che vi stia pesando o la situazione in sé o il vostro momento di vita, cioè ho come l'idea che abbiate bisogno di fare dei tagli fondamentalmente, che voi aspiriate ad altro con questa stella. Adesso andiamo a vederla. Asso di spade e 4 di spade. Sì, è come se ci fossero degli obiettivi. Ehm, Quello che mi colpisce è che qui avete il 4 di spade e qui avete la temperanza. C'è come voglia di stare meglio. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. E tenete presente che con l'asso di spade si parla anche di una chiarezza mentale che si vorrebbe, c'è come qualche tipo di nuovo obiettivo qui. Qualcuno magari vorrebbe essere più indipendente, probabilmente ci sono come delle situazioni che state vivendo, di cui vi state caricando, che non sono vostre. Allora, per il cavaliere di spade abbiamo un 8 di bastoni, uh,
E la torre. Datemi un'altra carta per questa torre. 6 di spade e fante di pentacoli. Voglio andare a vedere anche questo fante. Due di bastoni, matto e carro. Potrebbe arrivare una comunicazione durante il mese di settembre, diciamo improvvisa, che potrebbe anche smuovervi parecchio con questa torre, però sento che potrebbe dare il passo a un movimento. Adesso prendetela così come ve l'ho data, dopo andiamo ad approfondire. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Allora abbiamo di nuovo un cavaliere di spade. Due di pentacoli e 9 di spade. Allora, io non so in che situazione personale siate, però guardando queste carte e queste carte, vi dico che ho come la sensazione che qualcuno voglia o diventare autonomo, o iniziare una nuova vita, o trasferirsi da dove è, o staccarsi anche semplicemente dall'ambiente familiare, magari. Ho come l'idea che ci sia un qualche cosa con questo due di pentacoli che a livello karmico continua a ripetersi, come se fosse una dinamica da un punto di vista pratico che continua a ripetersi. E questa notizia potrebbe aiutarvi ad uscire, a muovervi da questa dinamica ripetitiva. Andiamo a vedere 6. Cavaliere di coppe. Dieci di spade e fante di coppe. Devo dire che comunicazioni ce ne saranno parecchie questo mese. Abbiamo anche qui un 8 di spade, abbiamo l'asso di spade. Che l'asso di spade si parla di verità, di una verità che viene a galla, ma non necessariamente deve essere detta, può anche essere semplicemente che voi stessi vi rendiate conto di una cosa che fino a questo momento non avevate visto. Perché? Perché siete in fase eremita, siete in fase ehm, restyling, siete in fase autoanalisi, siete in fase introspettiva, dove vi fate veramente certe domande, dove dite ma è colpa mia se è andata così? Quando state vivendo dei sentimenti di colpa, provate a sostituire la parola colpa con la parola responsabilità e vi rendete conto che primo la percepite diversamente, in modo differente, e secondo che in realtà quella cosa lì di cui vi state preoccupando non è neanche una vostra responsabilità, quindi un po' come allentare la presa. Andiamo a vedere il re. Forza e re di pentacoli. Il re e l'asso di spade uniti alla stella mi dicono che ci sarà come un nuovo ordine mentale. Da un punto di vista mi viene da dire globale della vostra vita, è come se ci fosse veramente questo nuovo inizio. E qui con la carta della temperanza abbiamo una sorta di guarigione, un qualche cosa che ritorna in equilibrio. Andiamo a vederla. Due carte per la temperanza, per piacere, grazie. Grazie.
Allora, abbiamo un asso di bastoni e una regina di denari. L'asso di bastoni mi richiama tantissimo il mago perché è proprio la carta yang di azione, di movimento. Anche questa è una carta che ha un'energia yang, però è più per quello che riguarda il mentale. Si può dire che si inizia con quello che è la pulizia mentale, l'arrivo di queste notizie, l'ordine, e dopodiché si finisce con il capire dove agire, capire come fare. Allora ragazzi, partiamo da chi è single. Sento che se siete single, ehm, è come se aveste bisogno di fare un lavoro su di voi per diventare predisposti a conoscere qualcuno. Sento che molte persone stanno manifestando l'anima gemella, stanno manifestando la relazione dei propri sogni, stanno manifestando anche solo semplicemente una relazione sana. Ma quello che mi suggeriscono sia il 4 di spade, che è la parte da dove si inizia, sia la temperanza, che è la parte con cui si finisce, che il mese sarà, come vi posso dire, da utilizzare pensando prima alla vostra guarigione. Se volete attirare una coppia sana, dovete prima di tutto essere sani voi, perché se no non siete allineati, ok? Per chi è in coppia. Allora, se è una coppia ufficiale, una coppia, diciamo, stabile, potrebbero esserci dei nuovi obiettivi da sperimentare in due. Ci potrebbero essere come dei nuovi hobby, dei nuovi corsi. Per qualcuno si tratta di corsi da fare insieme, corsi di tipo spirituale, corsi che aiutano a comprendersi, a capirsi, a fare un'autoanalisi, come ci dice questo eremita. Potrebbero anche essere hobby o semplicemente delle passeggiate all'aria aperta, è come se ci fosse una rinnovata comunicazione, una comunicazione più sana, un modo di vedere le cose più in sintonia l'uno con l'altra. E da lì poi può scaturire anche un modo di fare le cose più in sintonia. Per chi avesse invece una relazione più o meno ragazzi, qui sento che qualcuno parlerà chiaro. Io voglio questo, questo e questo. Io ho bisogno di questo, questo e quell'altro. E mi prendo il mio tempo. Tu prenditi il tuo per pensarci. Con questo non voglio dire che ci sarà necessariamente una separazione, però come un riflettere, sì, sull'andamento della relazione e sul se è veramente quello che voglio, se posso dare di più, se voglio avere o ricevere di più, se mi sento nutrito, nutrita. Anche lì c'è questo eremita che comunque vi fa fare parecchie domande su dove siete e dove volete arrivare, su cosa vi pesa, su dove volete essere più indipendenti. Se parliamo delle persone intorno a voi, e possono essere amici, familiari, parenti vari, colleghi, vicini di casa anche. Ehm, sento, allora, se avete figli, adesso poi ci arrivo, però potrebbe fortemente essere legato ai figli. Se però non avete figli, io qui ho come la sensazione che inaspettatamente qualcuno vicino a voi o parte o si trasferisce o ci sarà come una sorta di allontanamento in questo periodo, perlomeno a livello di comunicazione, a livello mentale, a livello di... dico magari l'altro o l'altra ha altre cose da fare, ipotesi, no? Però è come se ci fosse una sorta di raffreddamento per certi versi. Per altri invece a qualcuno potrebbe proprio arrivare una notizia shock, scioccante, ok? Qui abbiamo il 10 di spade, qui abbiamo la torre, qui abbiamo l'asso di spade, la comunicazione, la verità, l'otto di bastoni anche. Normalmente l'otto di bastoni mi parla di comunicazione positive, però siccome qui abbiamo la torre, allora o è un'idea che voi avevate che viene fatta crollare,
tipo vi aspettavate che qualcuno se ne andasse, invece vi dicono no, non me ne vado più, potrebbe anche essere questo, oppure potrebbe essere il contrario, voi vi aspettavate che qualcuno non se ne andasse e invece vi dice no, me ne vado. E in questo caso sì che potrebbero essere dei figli, ehm, sì, dei figli sento. C'è qualche tema, soprattutto se c'è un percorso di studi di mezzo. Mm, mi viene da dire occhio ai pettegolezzi in questo mese, amici della Vergine. Eh, se parliamo di progetti, devo dire che comunque il mago potrebbe iniziare veramente qualche cosa e qui vediamo anche che la stesa finisce con un asso di bastoni, quindi c'è come una sorta di un nuovo progetto, un nuovo percorso di studi, potrebbe anche essere un viaggio, uno spostamento, un qualche tipo di questione che sta prendendo corpo, sta prendendo forma. Io credo che ci sia qualcuno intorno a voi, dei vostri familiari, con il quale o la quale parlerete di questo progetto che vi smorzerà un po' le ali. Ed è per quello che io credo che questa torre sia qua per dirci che probabilmente se vi state aspettando l'appoggio da parte di qualcuno intorno a voi, no. Quindi non ve lo aspettate troppo, così non rimarrete delusi magari. Però è come se ci fosse un qualche tipo di questione che voi pensate sicura e che invece non lo è, e soprattutto se riguarda questo progetto. Però vi dico, sento molto forte un viaggio, ok? Per quello che riguarda il lavoro, ragazzi. Allora, se siete disoccupati, io credo che qualcuno potrebbe lasciarsi sfuggire un'occasione, in effetti. Ehm, credo che sia perché il tipo di persona che vi fa o ha fatto questa offerta non vi ispiri molto e quindi ci sia come una sorta di rammarico di non aver colto l'occasione. Però vi dirò, è come se ci fosse stata una sorta di fretta, come se vi avessero messo fretta e questo vi avesse stretto, cioè tipo no, 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 io voglio il mio tempo per scegliere, piuttosto dico di no. E arriverete ad un certo punto dove vi chiederete se avete fatto bene oppure no. E vi dico, secondo me, anzi, secondo le carte, sì. Perché? Perché vi darà la possibilità di iniziare qualche cosa più in linea con voi stessi. Sento che potrebbe avere a che fare con qualche percorso educativo, probabilmente per quello il nuovo corso di studi che vorrete affrontare. C'è come un nuovo interesse, un nuovo movimento da parte vostra, grazie a questo, diciamo, tra virgolette, senso di colpa che potreste provare per aver perso un'occasione. Non vedo arrivare per adesso, ragazzi, contratti di tipo stabile, però sì che se vi date da fare, se vi tirate sulle maniche, non rimarrete fermi. Per chi è occupato, qui di nuovo, attenzione ai pettegolezzi. Sento che c'è come una sorta di dinamica di comportamento che tende a ripetersi. Non so se sia da parte vostra o da parte dei titolari piuttosto che dei colleghi, però c'è qualche cosa che vi incupisce a settembre sul posto di lavoro, anche se siete autonomi in realtà. Eh, sento che probabilmente qualcuno è stanco, ehm, c'è anche un piccolo gruppo di voi che sta facendo due lavori o sta seguendo più cose insieme e non può mettere altra carne al fuoco, però il fatto di rinunciare, fa sempre venire quella domanda del tipo: avrò rinunciato al progetto giusto? Gli altri mi danno abbastanza da mangiare? Però ragazzi direi che sì.
Adesso poi arriviamo ai soldi, però sembra che non sia un punto problematico quello del denaro nel mese di settembre. Se siete autonomi, mm. Mm. Allora, qui sento, soprattutto mi parlano di appalti, ok? Ci potrebbe essere qualcuno che si lascerà un attimino prendere la mano, ma non circuire, mi verrebbe da dire. In questo senso, voi cercate sempre qual è la vostra verità, non vi fate incantare troppo dalle parole degli altri, ma ragionate con la vostra testa, ok? Perché qui c'è già tanta carne al fuoco e non potete permettervi di aggiungere altro e quindi tutto quello che non vi permette di lavorare serenamente, tutto quello che è fretta, tutto quello che sono condizionamenti, tutto quello che sono i limiti che stringono, che soffocano in un certo senso, non permettono di lavorare in modo sereno. E sento che se lasciate indietro queste cose qui sarà la scelta giusta, anche se riguarda magari un contratto magari grosso, piuttosto che una serie di clienti che avreste potuto portare avanti nel lungo periodo, però come la sensazione che sarà la scelta giusta da fare. Da qualche cosa dovete lasciare indietro qui, perché a parte che insomma ne avete abbastanza da lavorare, non è che vi manchi. Però è come se ci fossero dei pesi qua, delle responsabilità che iniziano a essere troppe, c'è bisogno di tagliare qualche cosa a livello lavorativo. Quindi per gli autonomi, valutate bene che cosa mantenere come clienti o chi mantenere, meglio detto, e chi invece magari lasciare indietro, tipo i clienti più problematici. Non dico piccoli o grandi, i problematici, ok? In modo che le cose fluiscano. Se vi devo parlare dei soldi, ragazzi, devo dire che sarete abbastanza benedetti in questo periodo. Ehm, Potreste anche ricevere degli aiuti inaspettati, se ve la devo dire tutta. Ci sono come dei riconoscimenti, dei premi che potrebbero arrivare e starà a voi gestire il tutto al meglio. Sento che avete tutte le doti per gestire questo piccolo patrimonio che vedrete arrivare a settembre e lo dividerete tra quello che è l'investire su di voi, l'investire magari, non lo so, sugli altri, piuttosto che sul risparmio, piuttosto che sulla spesa, piuttosto che sui capricci. Ci sarà come una buona gestione del denaro, tant'è che ve ne avanzeranno anche parecchi. Ehm, Vi dico, se per caso giocate in borsa o avete come delle cose, degli stock da vendere, potrebbero farvi anche delle offerte interessanti. Se guardiamo la crescita olistica, crescita psicoemotiva e fisica, la salute psicoemotiva, devo dire ragazzi che anche qui vi sento piuttosto robusti. Questo lavoro che andrete ad affrontare con l'eremita vi farà acquisire forza, indipendenza, grinta, autonomia, vi farà uscire dalla zona di comfort, ma alla fine vi rinforzerà e qui sarete più... È come se alla fine della fiera vi rendeste conto che potete contare sulle vostre sensazioni, sulle vostre intuizioni, su quello che voi volete, sulla vostra capacità di agire e di gestire, sulla vostra capacità anche di educare gli altri nel caso stiate pensando di assumere qualche dipendente. Sento novità, sento veramente una spinta in avanti in questo mese, nonostante qualcuno debba sacrificare qualche occasione lavorativa o qualche relazione, potrebbe essere per qualcun altro, che magari non è più proficua, che magari, come vi dicevo, tutto quello che è problematico rallenta. mm. Quindi anche i clienti, per esempio, che creano problemi, rallentano il lavoro, quindi forse alle volte è meglio lasciarli indietro e tenere quelli che sono più in allineamento con noi. È meglio tenere quelli con cui si lavora in modo sereno. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi.
l'outsider. Lo sento, lo sento molto centrato con questo mese perché continua a cadermi l'occhio su questo eremita. Avete bisogno di trovare la vostra verità e di iniziare a creare il mondo in equilibrio che voi volete. Qui è interessante perché il lucchetto è aperto. Il bambino potrebbe semplicemente togliere il lucchetto, sfilare la catena e potrebbe uscire dal cancello. Ma è che non se ne rende conto che è così semplice. È molto focalizzato sul vedere oltre, sul anch'io vorrei e non fa niente, però voi qui in questo mese lo farete. Toglierete la catena. Andiamo a vedere un ultimo oracolo, grazie. Rompi con le abitudini negative. La staticità. Qui sento che molto ha a che fare con la zona di comfort, ragazzi. La lezione di oggi: sii cosciente di una pratica negativa che mina il tuo potere e tratta di cambiare questa situazione. Potrebbe essere avere pensieri negativi, come mangiare in eccesso o arrivare sempre tardi. L'obiettivo: riconosci che cambiare o liberarsi di abitudini improduttive può essere una sfida e incluso essere spiacevole, però che è essenziale che tu lo faccia. Wow, bellissima carta. E comunque vi sento molto sul agire per trovare un equilibrio in questo mese. Prima farete un'analisi di quello che vorrete voi, di che cosa è in allineamento con voi, di che cosa dovete lasciare indietro, di cosa vuol dire uscire dalla zona di comfort e poi vi sento proprio lavorare per ottenere quello che voi volete. Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente, se preferite andare a vostro ritmo, potete abbonarvi al canale. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!